Buongiorno, Buongiorno amici. sì, un buongiorno un po' tardi, Sì, un po' tardi la perché tarda della mañana. sono le 11:30. No, vabbè, non è che ci siamo alzati adesso, eh. Ne- Pulisco un po' il pavimento. Neanche alle 6 del mattino. Che fai? Ma stiamo parlando con gli amici e te ti metti... Devo pulire il pavimento, Ah, ok, vabbè. È entrato un moscone gigantesco. Oggi è martedì, dobbiamo lasciare questo posto. Le mie ciabatte dove sono finite? Dobbiamo lasciare questo posto. Oggi giornata freschetta, però comunque sempre bellissima. E siamo anche senza pane, per cui dobbiamo trovarci anche una panetteria. Bellissimo. Ciao. È il cane del signor Enrico, Eh? il Adesso qua proprietario dell'area sta camper. sistemando perché vuole fargli una cosa recintata in modo che lo lascia poi libero, no? C'ha 15 anni il lupetto qua, vero? Eh? Eccoci qua, andiamo in visita al museo. Che vi abbiamo già fatto vedere in un video, Allora però faccio una oggi lo vedremo un po' panoramica. meglio. Sì, facciamo una panoramica veloce qua di un po' di Oggetti particolari che ci antichi. sono, taglieri, di tutto, portacandele. C'è un sacco di cose interessanti. I cicciobelli. Sono le nostre mascotte. Questo è, vedi, una cosa di legno da mettere a parete per appendere. E il signor Enrico dov'è? Signor Sono Enrico? qua. Eccolo Buongiorno qua. amici, è un piacere L'ingegner, avere qui l'ingegner gli amici meccanico. youtuber che ci vengono a trovare. E Eh, oggi abbiamo esattamente... allora, In camper con C e Salvo, Cinzia e Salvatore. oh già, oh già. Grazie amici. Allora, Prego, grazie a voi fate un Grazie. giro qui, dell'ospitalità. vedere un po', ci sono un po' delle sezioni dedicate alle memorie contadine, quello che naturalmente si utilizzava un tempo. Ci sono tantissime cose. Guarda, tutto in legno, Ah, tutto in legno. ma veramente bellissimo. La macchina da cucire. Sì, con tutta la sua struttura. Fantastico. Tutti i vari ferri da stiro. I nostri amici che ci seguono sono appassionati di queste. Sì, alcuni sono appassionati. Eh, Quello là ce l'aveva anche una mia nonna. quale? Quello là, Quello lì? quello lì. Questo Mia qui? nonna Ce n'abbiamo paterna. anche uno in garage che era Sì. quello di mia Quella nonna. praticamente è l'evoluzione del ferro da stiro, messo sulla piastra, Ah, praticamente c'è l'evoluzione del ferro da stiro. sì. La prima La si prima è metteva quel... Sì. sulla stufa, poi il lato lavorava con la brace, E poi questo col abbiamo questo gas? col gas e Eh. poi l'ultimo che viene dal Texas lavora con l'alcol, ha uno Ah, spruzzatore. questo dal Texas? Sì. Ah, con l'alcol. E poi, vabbè, qui abbiamo quelli a corrente. Allora, qui abbiamo invece E abbiamo una questo oggetto serie, qua. questa è una pompa per vino. Qui abbiamo, diciamo, una sezione dedicata al vino e alla cantina e alle vigne, perché fino a 40 anni fa, qui attorno dove vedete tutti i boschi, c'erano le vigne. Eh sì, questa è zona. Già. Che carina sta botte piccina. Ah, qui ci sono anche degli abiti tipici. Vedi? Dei bauli. E lì sopra, guarda, tutto in legno con la cesta. Sono in vimini quelle ceste, eh? Esattamente, tra l'altro questa culla qui viene dalla famiglia di Giovanni Goria, quello che è stato il più giovane presidente del Consiglio e ce l'ha regalata una sua cugina.
Il più giovane presidente del Consiglio? Ah. Onorevole Giovanni Goria. Questo qui lo usava il prete per andare a... Ehi, Questo qui lo usava il prete quando andava a benedire le case. ok. si portava E gli attrezzi del portava mestiere. questo, così dentro gli mettevano minimo le uova, una bottiglia di vino, Ah, ho capito, quando andava il via. formaggio. Sì, benediva la casa, poi quando andava via Se ne andava via col cesto pieno. andava con questo. Mica scemo. Andiamo di là? Ok. Sì, andiamo di là. E queste mi faceva vedere ieri il signor Enrico che sono Sì, questo l'evoluzione, cioè è un po' un'evoluzione di quello che era la macchinetta per mettere i tappi. Questo qui è ancora un elemento fatto da mio nonno tanti anni fa, avrà più di 100 anni sicuramente. accidenti. Bellissimi. Ce n'è di diverse misure e poi lì c'è quello lì, diciamo un po' più moderno. Abbiamo anche noi quello lì. E quelli sono i cosi per dare il verde ramo. Sì. Ce Vedi? l'aveva anche mio nonno. Anche quelli lì, vero? Questi, Sì, questi qua si questi trasportavano a qui- spalle. Esatto, servono per trasportare sia il vino che l'uva. Ah, Il nome ok. preciso è Brenta ed è praticamente La Brenta, un'unità di ok. misura perché vale a 50 litri. Perfetto. E qua abbiamo un'altra area. Allora, partiamo magari di qua. Allora, qui abbiamo gabbie e gabbiette. Questa è una gabbietta per acchiappare che cosa? Per acchiappare i topi, perché i I topi topi, erano i dannosi, topastri. mangiavano Sì. i granagli e quindi poi abbiamo invece quella per gli uccelli, Questa qui? questa qua, e poi abbiamo queste qui per le talpe. Anche le talpe creano un problema perché facevano i mucchi di terra e falciare a mano era difficile e un tempo non si buttava via niente, infatti si utilizzava anche la pelle delle talpe per fare il colletto dei pastrami. Qui c'è utensili vari. Qua sotto abbiamo altri utensili. Qui abbiamo detto Abbiamo delle striglie che vengono ancora attualmente utilizzate per la pulizia degli animali, sia cavalli che mucche e buoi. bellissimo sto museo. Bellissimo, sì. Sì. Poi in questo contesto c'erano allora. Ah, poi lì ho visto ieri che ne parlavo con il signor Enrico. Quello lì sai che cos'è? Che cos'è? Quell'affare appeso lì sulla parete. Gromat, c'è scritto. Gromat, cioè? Ce lo facciamo Fumetti dire. piemontesi. Ce lo facciamo dire dal signore. Che Praticamente cos'è? quello serviva a mettere la chioccia con i pulcini, si metteva un mattone sotto in modo che i pulcini potessero uscire e la chioccia stava lì dentro. Ah, si metteva un mattone per Perché poterli i far pulcini uscire? potessero uscire, sì. Ah, Però non usciva la chioccia. e poi si spostava. Sì, poi si spostava nel cortile, cercando di metterlo sempre all'ombra. Questo anche, guarda che è forte. Cos'è, per la polenta? No. Serviva anche, Anche Un però, po' per tutto magari. Il paio... però ecco, qui siamo davanti a quello che era il sistema di lavaggio dei panni di una Ecco, volta. ecco, questo è molto con la interessante. cenere. Praticamente cosa succedeva? Si metteva in questo mastello quello che doveva essere lavato, si metteva questo panno da filtro e cenere, che era normalissima cenere di legna. Poi si faceva bollire l'acqua qua, si versava sopra e usciva un liquido molto rischioso perché praticamente era liscivo quella che vedeva fuori, perché venivano estratti praticamente quegli elementi chimici che si trovavano nella cenere. Però diciamo che poi questo qui è un sistema adottato quando il mastello era di legno. Successivamente ne hanno fatto un altro sistema che era quello di mettere il fuoco sotto, l'acqua, una griglia,
tutto attorno i panni, sempre il filtro, qui è la cena, però in mezzo aveva un tubo che finiva con una specie di fungo tutto forellato. Quindi il sistema era automatico, si faceva il fuoco, bolliva, faceva il ricircolo. Da questo concetto Bialetta ha inventato la moka. Pensa a te, eh? Pensate. Eh già. Incredibile. I Questo? mutandoni di una volta. Forse lei che è una donna sa spiegare cos'erano. No, vabbè. Tu lo sai spiegare? Io non ho idea. No, se erano Anzi, aperti non vorrei qua, dire lo so. qualche sciocchezza. So che sono mutandoni da donna. di una volta. Esattamente, Ecco, poi- lo usavano verso il 1850. Ah, ok. 1850. Vabbè. Ma e come mai sono aperti qua lateralmente? appunto, Una sono curiosità. aperti. Perché così erano ben ventilate, non prendevano la muffa, erano sempre pronte all'uso. Ah, ecco, vedi? Tac. Perfetto, eh già. E poi c'era altri oggetti curiosi che ci sono qua, anche li facciamo vedere. Questa cosa qua che cosa serve? Era una mola, serviva per molare le lame delle falcianti. Ah, ecco. Invece questo qui è un attrezzo particolare, è un piccolo arato da montagna che non ha quella lama ma solo uno spuntone perché ci sono Sì. le pietre, Ah. però ha quell'orecchio, si chiama orecchio, quella Sì. parte là, che è proprio del versore, che si può mettere a destra o a sinistra in modo che andando o ritornando si buttava sempre il materiale verso la valle. Certo. Forte. E poi c'era quell'articolo che mi diceva ieri, l'aratro per i bambini, dov'era già? Che questo volevo farvelo vedere perché è curioso. E là in alto. Ah, sì, lì nell'altra zona, vabbè, siamo andati un po', ci siamo Sì, spostati perché facevano sbagliando. tanti giocattoli che non Questo è un erano- aratro per i bambini. non erano nient'altro che la riduzione in piccolo degli strumenti che usavano. E qui, guarda cosa c'è. Il triciclo. Sì, ma questo è in latta, cioè in lamiera, come abbiamo visto a Matera. Vecchissimo. È Anche la uguale. carriola. Al museo di Matera. La cariolina piccina, poi il piccolo. Hai visto quanto è piccolo? Sì, il passeggino. Il mini passeggino. Sì. Ecco, questa è una bicicletta particolare. Veniva utilizzata da chi raccoglieva il ferro vecchio, Sì. gli stracci e le pelle di coniglio. Le pelli di coniglio in questa zona venivano portate da Alessandria alla Borsalino, dove facevano i cappelli, facevano le pellicce. Ah, ok. Qui abbiamo altri attrezzi Sì, per qui la sono campagna, praticamente, sembrano tre carrucole. tridenti, venivano utilizzati una fornace che c'era qui vicino per tirare fuori dai forni i mattoni roventi. Invece là, quell'aggeggio con tutti quei rampini servivano praticamente se il secchio andava nel pozzo a cercare di recuperarlo. Magari c'era uno solo nella borgata che aveva quell'attrezzo, perché una volta i soldi erano pochi, quindi si cercava di recuperare, perché comprarne un altro magari era un problema comprare un altro secchio. Sì. Questa bilancia, Bilancia, ce l'aveva anche mio nonno, anche questa. Sì, fatta questa- così di legno? Sì, Era fatta così, sì, erano fatti di legno e qui abbiamo due strumenti. Questa Sì. qui si chiama Emina. Poi c'era il coppo, il mezzo coppo, erano strumenti che servivano praticamente per misurare le granaglie. Ok. Là invece è praticamente un serbatoio che veniva trainato da una bestia, serviva per dare il solfato di rame nelle vigne. Qui la bestia, mentre trascinava questo carretto, c'era sotto un movimento che faceva come da pompa e così attaccavano solo 1,5 metri, circa 2 di tubo per irrorare le vigne, mentre nelle altre parti, ed era perché lo usavano dove le vigne erano abbastanza pianeggianti, invece dove erano scoscese dovevano utilizzare una pompa fissa e poi tirare anche 100 metri di tubo. Accidenti. Molto molto bello. Questo qua? Ecco, questa praticamente è una ventola che serviva per i cereali, per togliere la pula, mentre quando c'era una grossa quantità. Invece, quando la quantità era piccola,
si usava quello strumento là che si chiama il vaglio. Si Questo metteva qua. la roba sopra, si agitava, è un'operazione che si faceva quando c'era il vento, Sì, in modo che sì, agitandolo sì. il vento portava via la pulla, la polvere e tutte le porcherie. Qui abbiamo... Ah, Sì, qui roba... abbiamo una serie di cose che servivano quando andavamo a fare gli antichi mestieri, oppure la didattica per i bambini, e la didattica di bambini la facciamo ancora ora quando arrivano le scuole oppure nell'area di sosta, quando ci sono parecchi bambini. Questi qui sono appunto strumenti che servono in quell'occasione. Questo ad esempio è un piccolo torchietto che serve per fare gli spaghetti. Cambiando il disco sotto si cambia il tipo di pasta, questo ruota e si infila la pasta lì, poi si gira. Sotto normalmente c'è un piatto con della farina di grano turco. Quando la pasta scende la si butta sopra di modo che non si appiccichi. Ah, quest'altro invece serve Questo per qui serve macinare. per le dimostrazioni, serve per fare la farina, dopodiché si fa la simulazione dalla polenta. Questo è una protezione che ha messo il signor Enrico per evitare che I qualcuno bambini. ci mettesse la mano dentro e l'altro gliela trita. Lì abbiamo i sabot. Non solo in Olanda, ma si Non usano solo anche qui. Quando non c'erano gli stivali si usavano quelli. E ciocole. le ciocole. E qui diciamo i sabot. C'è da dire Ah, i una sabot. cosa in merito a I sabot, quello. ok. Sì. Che qui principalmente venivano dalla Val d'Ayas. Questi sabot. Naturalmente dentro gli mettevano solo un po' di paglia e un po' di fieno e facevano venire i calli. Paglia e fieno Un po' dentro? di paglia e un po' di fieno. In Piemonte Ma i calli non si toglie, non scappava via la non paglia. scappavano. Ah, E in Piemonte i calli si chiamano yayasin Yayasin, perché sì. cosa Yayasin. succede? C'era una correlazione fra i sabot che arrivavano da Yas, per cui hanno chiamato i calli yayasin. vedi. Questo qui è un desco di un Calzolaio. calzolaio. Qui ci sono gli stampi perché una volta facevano anche direttamente le scarpe. Su misura. Esattamente. Guarda cosa c'è qua. La dama. E questo è un gioco? Sì, è un gioco che arriva dalla Tunisia. Ah, Ah, ok. qui abbiamo delle dame. Le dame. E poi interessante che mi spiegava ieri il signor Enrico questi attrezzi qua. Sì, questi venivano utilizzati Allora. dall'imbianchino perché mettere la carta da parati costava. Allora cosa facevano? Avevano diversi rulli con diversi disegni, loro mettevano il colore qui dentro, lo facevano andare sulla parete, il rullo girava e rilasciava i disegni. Ingegnoso. Questo qui vedi. invece abbiamo due tamburelli che rappresentano un po' il gioco di queste zone, soprattutto dove c'erano inizialmente si giocava solo nei paesi dove c'erano il muro. Diciamo che il tamburello è un po' una derivazione dalla pelota spagnola. Poi ecco, in queste zone il boom del tamburello è stato verso gli anni dal 60-70 e allora in quei tempi lì ci sono ancora adesso in alcuni posti avevano fatto i giochi per il tamburello per il campo libero, non più con l'appoggio del muro. Ah, ok. Qui abbiamo Ah sì, qui abbiamo uno strumento particolare. C'è da dire questo, che una volta nelle case, dappertutto, c'erano delle persone che passavano con degli strumenti per fare cose particolari. C'erano i calderai, c'erano quelli che aggiustavano gli ombrelli. Questo qui è uno strumento, praticamente veniva utilizzato da chi faceva principalmente le sedie. Sì. Aveva due ruote per trascinarlo e lui cosa faceva? C'è questo elemento che viene spostato, lui metteva qui in mezzo la legna spaccata che doveva poi lavorare e con un utensile tipo questo squadrava. Quando invece doveva fare qualcosa di rotondo, tipo i terminali là delle
delle sedie, Sì. oppure anche banali pioli da scala, diventava un torno, perché Ah, ecco, in pensa a questo te, guarda, modo guarda. lui poteva fare delle cose tonde. Sì, E poi perché parliamo di carta vetro? Perché un tempo per lisciare qualsiasi elemento si utilizzava un coccio di vetro. Da lì carta vetro. pensa a te. Ah, Questo non la pensa a te, sapevo. no, neanche io non la sapevo questa. È un pozzo di informazioni il signore. Veramente, sì. Ecco, qui invece abbiamo una sezione dedicata un po' a chi faceva il fabbro e chi faceva il falegname. Ad esempio, una volta si faceva tutto di legno. Prendiamo ad esempio questo strumento qua che serviva a fare delle scanalature per le finestre, per le porte. È tutto in legno, anche le regolazioni sono, Pensa a sono te, fatte guarda, in guarda, anche il legno. filetto. E se le facevano praticamente loro, gli artigiani, a seconda delle varie esigenze. C'è da dire un'altra cosa, che le grosse casine, tipo quello che aveva mio nonno, aveva tre strumenti indispensabili: la morsa, la forgia e l'incudine, perché loro si facevano magari dei chiodi o piccoli strumenti, però la forgia e l'incudine erano importantissimi per ravvivare le lame degli Gli arati, quello era utensili, molto sì. importante. Certo. Erano praticamente indipendenti, quasi E cercavano indipendenti. di essere indipendenti il Sì, più sì. possibile. Questo lo si fa ruotare, esce l'aria da qua, da E ravviva sotto, il piano, da perché sotto, giusto? da sotto Da soffia, sotto. qui si metteva il carbone e si poteva anche far fondere l'acciaio. Ecco, guardando sta cosa qui, si Sì. vede che una volta si cercava di recuperare tutto. Sì. Ad esempio, Tutto il contrario di adesso, esatto. praticamente. Ad esempio, questa forgia Sì. ha questa parte che la solleva con dei pezzi di ferro. Questi pezzi di ferro erano parte di un volano che c'erano sulle macchine da trebbiare, erano quelli che praticamente staccavano i chicchi e si dice che si batteva il grano. Perché si dice battere il grano? Perché un tempo per togliere sia anche per i ceci, sia per il grano che per i ceci, per i fagioli, si mettevano per terra, poi si prendeva due pezzi di legno, uno veniva messo in mano, l'altro legato a quello che si teneva in mano e si agitava, e praticamente si agitava il pezzo che era legato a quello in mano e praticamente si facevano venire fuori i chicchi dalle spighe Sì, per separarli. per separarli. Qui abbiamo invece anche una serie di incudini mastodontiche. Là invece è un Qui abbiamo trapano un trapano manuale. col volano per dare una certa inerzia. Qui abbiamo una serie di sempre attrezzi per il lavoro. Sì, questo è per il falegname, Qui perché i abbiamo primi sistemi per fare i buchi erano questi qua, che in piemontese si chiamano girabarchin. Si metteva praticamente questo, la punta lì, e poi si girava e si facevano i fori. Ok, Sì. vabbè. Poi, ad esempio, qui erano tutti a mano, utensili a mano per fare i fori. Ad esempio, quello là che sembra un cucchiaio veniva utilizzato espressamente. Quale? Quello là, Ah, espressamente per fare i fori delle botti. ho Quello che ce capito. l'ha in fondo. Un altro strumento particolare che c'è qua è quello che sembra una zappetta che adesso prendo. Questo strumento qua serviva sia nelle botti Sì? per togliere tutto il residuo che poi seccava, sostanzialmente i residui seccavano, oppure per scavare i canali di gronda fatti con un pezzo di legno, con un albero. Ah, ecco. Qui c'è una serie di seghe a mano da taglio, invece quello là grosso veniva azionato da due persone e poteva essere utilizzato sia per abbattere gli alberi oppure messo in verticale per tagliare assi, per squadrare Ah, ok. le travi. Sì, sì.
Bene, c'è qualcos'altro? No, più o Sì. meno abbiamo visto tutto. Ok, allora noi adesso dobbiamo andare via. Ringraziamo il signor Enrico per la sua ospitalità, ringraziamo lui e la moglie ovviamente. E la moglie, Per cui per le chiudiamo. spiegazioni che ci ha dato. Sì, è stato veramente molto disponibile. Tra l'altro siamo stati veramente da Dio. Sì, siamo stati Vi benissimo. ringraziamo, cerchiamo sempre di dare il massimo È dell'ospitalità. una zona molto tranquilla, difatti tranquilla, siamo si è stati dormito proprio, bene. mamma Infatti mia. qui abbiamo gente che arriva da tutto il mondo, diciamo da tutto il mondo perché tanti turisti arrivano in Europa o a Zurigo o a Francoforte con l'aereo E e poi poi prendono il noleggiano. camper e qui attorno. Noi principalmente qui abbiamo in prima fila gli olandesi, seguiti da tedeschi e da tutti gli europei. Grazie ancora. Grazie. Un saluto a Grazie lei. tutti, grazie per averci seguito. Abbiamo lasciato questa area camper, adesso dobbiamo Top, cercare top. top, sì, top. Consigliatissima, Siete dalle ragazzi. parti dell'Astigiano, dovete venire qua, perché è bellissimo, i proprietari sono... Se avete dei bambini qua li potete lasciare in tranquillità, bambini e anche animali. I proprietari sono deliziosi, vi faranno visitare il loro museo contadino e adesso stiamo cercando un po'. Praticamente sappiamo che a 800 metri da qua c'è il carico e scarico gratuito per i camper, c'è un altro carico e scarico. Eccola qua, qua c'è un piccolo punto di servizi per i camper. Qui era Costigliole d'Asti. Allora, c'è un cartello dietro l'altro, è impestato di autovelox. Qua bisogna fare attenzione se venite in Mamma questa mia, che è zona. una galera veramente. È impestato di autovelox. Da tutte le parti. Guarda che roba, anche qua cartelli, telecamere, di tutto di più. Magnifiche colline. Vigneti a tutto spiano, vabbè adesso qua si vedono. Sono vigneti, forse potate, vediamo un po'. Qua è tutto così. Barbaresco. Top, Ah, che voglia di bere un bicchiere di vino. Top, barbaresco. Minchia. Il vino barbaresco. Minchia, sì. Magari ci fermiamo lì un attimo se riusciamo. Sembra un castello, ma Qui ci abiterà qualche pezzo grosso. Questa una cantina, è una cantina, sì. Sì. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me. C'è un po' di vento. Ah, qui saranno passati col giro. Può darsi. Già c'è la piscina. Mamma mia, è troppo bello questa parte. Strada romantica. Vediamo sta strada romantica. Accidenti. Spettacolo. Strada romantica. Direi che è romantica. Qui è tanta roba. Queste vigne qua. Cosa c'è un bel vedere? Visto che c'era una macchina con delle persone. Ah, vedi che c'è uno qua. Queste vigne qua producono
Abbiamo pure le matite in questi vigneti. Ho già visto da qualche altra parte questa roba qua. Sì, avevamo vista, ma sempre in queste zone qui l'avevamo Sì, vista. sì, certo. Ma io... Travanzana, Paese della Ninsola, che sarebbe la nocciola in piemontese. Eh sì, perché questa è zona IGP dove ci sono tutte i noccioletti. Sì, qui è Noccioletti si pieno di chiamano, no? noccioli. Ah. Questi sono tutti noccioli. Zona di produzione della nocciola Piemonte IGP. Nocciola Piemonte, sì. Gran parte di queste nocciole pare che finiscano all'azienda Ferrero. Tanti di questi produttori. Che voglia di un Ferrero Rocher. Tanti di questi produttori lavorano, cioè comunque collaborano con la Ferrero, a quanto pare, almeno mi era stato raccontato così. Ferrero ovviamente è un'azienda che produce, oh che carino qua, un'azienda che produce cioccolata, brioche, un po' di tutto. Sì. Cioccolatini, cioccolate, eccetera, eccetera. Villa Elena, Cosa è Villa Elena? Il paese? non l'hai vista qual è entrata là? No. No. E qua stiamo attraversando alcuni paesini cercando una panetteria, stiamo cercando una panetteria per prendere del pane, ma tutto chiuso, cioè proprio Far West. Far west. Vedi ad esempio E qua sono c'è il centro del le paese. 5:30 di sera. Forse lì sotto qualcosa c'è, però non voglio andare. Sì, lì c'è un centro lì sotto, centro, sì. un c'è. piccolo centro. Sì, sì. Abbiamo trovato forse un market qua dove prendere il pane, perché qua è tutto Forse. morto. Mo Forse. vediamo, Qua è tutto morto praticamente. Niente, Nisba. nemmeno qua, niente. Abbiamo mannaggia. trovato il pane e un pacchetto di patatine. Forse ne ho preso un po' troppo. Troppo ne hai presi? Oh, siamo di nuovo in Liguria. Liguria, di nuovo, è un po' che non ci siamo in Liguria. Di nuovo così. Via. Ah, qua siamo, per la cronaca, siamo a Cengio, mai passati di qua. Famosissima Cengio. Cengio. Beh, però rispetto agli altri paesini un po', almeno un po' di vita qua c'è. Sì, c'è un po' più di Gli altri da negozi. tagliarsi le vene, cavolo. Sì. Sei fermo lì, monsieur. Abbiamo la polizia ferma qua. Che succede? Non abbiamo capito come mai c'era la polizia lì ferma in mezzo. Boh. Dirigevano il traffico, poi non si è capito. Ma non aveva senso il loro compito in quel caso. Non abbiamo visto niente. Abbiamo visto un poliziotto e poi dopo una poliziotta che dirigeva il traffico. Che succede? Stanno inseguendo un delinquente? Basta che non inseguono noi. No. Ciao. Erano dal lato opposto, quindi non potevano seguire noi. Siamo a Savona, per la cronaca. Eh sì, direi che qua siamo in città, Sì, niente a che vedere con quello che abbiamo visto. Sì, con la zona di oggi, che era proprio morta. Che però... No, vabbè, morta, ma comunque cioè, massimo rispetto. Sì, sì, ma noi la preferiamo, No, una no, zona infatti, morta che non alla morta città. nel senso che non c'era Nel senso nessuno. che non c'erano negozietti, panetterie, se uno doveva prendere il pane. Anche perché cioè- lo sappiamo già che è così da quelle parti, Sì. non è che è una novità, però, Eh. però noi preferiamo la campagna 1.000.000 Sì, di sì, volte. sì, assolutamente. Il mare. Ah, che bello spiaggione che c'è qua. Eh già.
Subito qua alla nostra destra c'è un'area camper. Sì, un'area camper, siamo venuti qualche volta in questa Super area camper. attrezzata, di tutti i comfort. Sì, vabbè. No, vabbè, le cose fondamentali c'è area carico, scusate, Sì, area parcheggio. carico scarico così, però non è che ha molte altre cose. Quest'area camper. Cioè, per dire, adesso non si vede più. Sì, qua ci sono già parecchi camper. Sì, ma anche perché tanti sono fermi qua praticamente. Stanno proprio fermi qua. Sì, sì, sì. Diciamo che ha proprio solo il carico scarico e basta, non ha nemmeno, mi pare, l'attacco elettrico, vero? L'attacco elettrico non ce l'ha, non ha il bagno, non ha le docce, è proprio solo carico e scarico, e costa sui 16 euro al giorno, Sì. se non è aumentato il prezzo. Qua ci siamo già parcheggiati qualche volta, questa zona qua di Spotorno. Stiamo vedendo per un posto. Hotel Stella Maris. Siamo venuti qui l'ultima volta che siamo venuti a Spotorno, ci siamo parcheggiati qua. Siamo stati bloccati qua, cioè fermi qua 8 giorni. Cos'è questo? Boh, sarà un qualcosa per trasportare le barche? Non lo so. Magari tipo, non lo so. Stasera pasta. Semplice pasta col sugo. Un po' di giorni che non la mangiamo. Questi sono macaron. C'è scritto sulla Pennette. confezione. Sì, pennette. Ecco qua. Un po' di formaggio, l'acqua. Buon appetito. Buon appetito.